Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Questo è un tutorial per principianti, quindi chi comincia a dipingere ad acquerello. Ho scelto come soggetto due pere, quindi una composizione facilissima. Ho preso un'immagine su internet e quindi adesso, come vedete, sto facendo il disegno direttamente col pennello. Ovviamente chi è alle prime armi consiglio di fare prima il disegno a matita con varie, insomma, cancellature se dovete, oppure usare una griglia per fare un disegno ancora più perfetto. In questo caso io, per essere più veloce, ho fatto uno schizzo col pennello, però poi se sbagliate in questo caso è difficile da recuperare. Ho usato come materiali un blocco da schizzi, quindi una carta non buona, una carta diciamo scadente, e lo scotch da mascheratura che vedete l'ho comprato su Temu, anche il blocco da schizzi l'ho comprato su Temu, e invece gli acquerelli sono di ottima qualità perché sono gli Shinan Pass, acquerelli coreani, che sono degli acquerelli ibridi tra acquerello e gouache, quindi per chi è alle prime armi potrebbero essere un buon investimento, perché appunto con alcuni colori che sono lievemente coprenti come la gouache si possono fare piccole correzioni se si commettono degli errori. In questi primi passaggi ho dato una mano di colore leggero, il rosso per la pera a sinistra e un po' di verde per la pera a destra. Adesso sto facendo il fondo, lo terrò piuttosto leggero, lo scurirò lievemente sul bordo e come vedete ho già impostato l'ombra delle pere. Nei primi passaggi bisogna andare molto leggeri, perché poi si lavorerà sugli scuri e sui chiari. Sui chiari, come dicevo, si può fare, ecco, con questi acquerelli oppure con una gouache bianca. Potete anche comprarla separatamente dagli acquerelli, cioè usando gli acquerelli normali comprate un tubetto di gouache bianca, vi consiglio di buona qualità, ad esempio quella Winsor & Newton, e con quella si possono fare piccole correzioni e mischiarla eventualmente con i colori dell'acquerello. Come dicevo, appunto, con la gouache o con questi acquerelli si può fare una piccola correzione sui punti chiari, quindi aggiungere del bianco. Invece con l'acquerello normale, tradizionale, questo non è possibile, quindi si lavora esclusivamente sugli scuri, quindi si scuriranno man mano i toni più scuri, soprattutto le ombre. Qui, come vedete, sto iniziando a scurire l'ombra sulle pere, l'ombra propria, ma anche l'ombra portata su un immaginario tavolo dove appoggiano le pere. A me piace mischiare i colori direttamente sul disegno, ma si possono tranquillamente mischiare sulla tavolozza, quindi questa è una vostra scelta. A me piace questo metodo, ma poi ognuno deve trovare il proprio metodo, quello che risulta più congeniale, più comodo. Le ombre si possono dare prima anche con un colore diciamo più scuro, un rosso scuro o un marrone ad esempio, ma poi bisogna sempre aggiungere comunque il colore dell'oggetto. Per esempio sulla pera verde a destra si può usare un'ombra molto scura, un'ombra quasi nero diciamo, come vedete, ma poi aggiungo sempre però il verde per dare appunto il tono del verde. Per fare le ombre si può anche usare tranquillamente il colore complementare e vengono delle ombre molto belle. Ad
ad esempio in questa pera sempre di destra, usando già una terra più calda, ad esempio un color mattone per intenderci, si crea un'ombra molto molto bella. Sulla pera di destra invece si può dare e di sinistra si può dare un colpo di verde, un verde molto scuro. Vi posso assicurare che le ombre fatte con il colore complementare sono sempre più belle, più, non lo so, più risulta meglio l'ombra e risultano più vere. Invece quelle date semplicemente con un marrone molto scuro, quindi un'ombra molto scura, risultano, non so, troppo vicini al nero e troppo a volte finte. A me non piacciono tantissimo, però per iniziare, se siete poco pratici anche dei colori, va benissimo, insomma. L'importante poi in pittura è avere l'effetto. Man mano che andrete avanti sicuramente svilupperete anche un occhio più sensibile all'estetica del colore. Magari poi un giorno, anzi sicuramente ho in mente di fare un video proprio sui colori. Qui ancora ecco lavoro con le ombre. Come vedete il processo anche per un acquarello piccolino insomma ci vuole. Poi considerate che questa carta, essendo di scarsa qualità, non fa quello che dovrebbe fare. Con una carta di qualità sicuramente avrei ottenuto subito, non dico proprio subito, ma comunque abbastanza velocemente l'effetto. Invece con questa carta è un po' un problema. Le carte di scarsa qualità purtroppo non tengono l'acqua come dovrebbero e non assorbono uniformemente, quindi a volte bisogna passare più volte sullo stesso soggetto con lo stesso colore per ottenere un risultato decente. Poi farò un altro tutorial, magari anche facendo lo stesso soggetto, vediamo insomma, o un altro, sempre un soggetto facile per vedere la differenza tra una carta di scarsa qualità e una invece di ottima qualità. Vedrete che la differenza è notevole. Però se siete alle prime armi va bene anche una carta così, tanto serve soprattutto per esercitarvi, anzi con questa carta ci si esercita anche di più perché ripeto, essendo più difficile da lavorare, insomma acquisirete più esperienza. Per iniziare come acquerelli va bene anche una scatola di acquerelli economica, ce ne sono parecchie in commercio, anche con pochi colori, li potete mischiare, insomma come più vi trovate. Ci sono varie opzioni sul mercato. I pennelli, altra cosa importante, ci sono tanti pennelli anche in commercio, alcuni costano veramente spropositi, ma questo che uso io è un pennello economicissimo, acquistato anche questo su Temu, ma li potete trovare anche nei negozi cinesi. Io non pensavo fossero così buoni, ma poi quando l'ho provati ho cambiato idea, quindi adesso compro sempre per pennelli cinesi. Ovvio non durano tanto, poi dipende anche come li curate, però per spendere poco e iniziare vanno benissimo. Poi se avete tempo, passione, volete fare un acquisto più di investimento, allora potrete acquistare un pennello di pelo naturale che ovviamente ha tutt'altro costo. I pennelli di acquerello comunque sono molto delicati, quindi vanno sempre curati, lavati con un po' di sapone di Marsiglia alla fine, messi lasciare anche sopra un po' di sapone per dargli la forma, e questo li preserva
piegature di punta, piegature delle setole e anche rottura. Ovviamente per la rottura non bisogna diciamo usarli con troppi strusci sulla carta, però insomma ripeto, questi pennelli vanno benissimo. Ecco, questo ci avviciniamo pian piano al risultato finale. Se vi è piaciuto questo video mettete un like, se avete domande scrivete nei commenti, e mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti e grazie.